Non sapevo se ci avessero accettati al concorso d'eleganza e anzi fino a pochi giorni non eravamo in concorso e poi siamo rientrati e addirittura abbiamo vinto. È stata un'emozione veramente grande. E lo realizzi con i giorni quello che è effettivamente successo, perché lì per lì sembra incredibile. Quando Luca mi ha detto che voleva partecipare con la K39 a Villa d'Este, io gli ho chiesto ma di che anno? E lui mi ha detto 2026, al che gli ho detto mi sembra impossibile, però Luca era convinto e quindi da lì si è innescato un nuovo traguardo da raggiungere che inizialmente ci sembrava impossibile. Coordinandoci molto bene siamo riusciti ognuno a portare avanti quello che era il proprio perimetro di progetto e ce l'abbiamo fatta. La K39 è una macchina completamente nuova rispetto all'Evo 38 e all'Evo 37 perché parte da delle basi tecniche completamente differenti. È la prima macchina infatti che porta la K davanti rispetto a Evo. Le macchine Evo erano tutte comunque dei resto mod, delle interpretazioni moderne di vetture che già c'erano. La K39 è sempre un'interpretazione della Beta Monte Carlo Turbo ma portata ad un livello completamente diverso. È la prima volta che montiamo una monoscocca in fibra di carbonio, è la prima volta che montiamo un motore V8 su una delle nostre vetture. La grande sorpresa di riuscire ad avere sull'auto il motore Koenigsegg è stata una cosa pazzesca per tutti noi e che oggettivamente porta le nostre macchine da un livello ad un livello completamente più alto e decisamente più importante. Quindi la macchina è più complessa, è più performante, è più godibile anche sotto certi aspetti perché abbiamo lavorato anche tanto sull'ergonomia, abbiamo lavorato tanto sull'ingresso vettura. Quindi non solo quello che si vede da fuori, una macchina molto più aggressiva, molto più potente, molto più impressionante, ma anche tanto lavoro in più su tutto quello che abbiamo imparato negli anni prima con 37-38 che stiamo mettendo a frutto su questa che è solo l'inizio della futura storia di Chimera che vogliamo essere sempre più importante e sempre più rilevante nel mondo dell'auto. Wow! Luca Betti, bentornato! Grazie Simon, grazie. Quando ho deciso le date, quando ho deciso di iniziare la costruzione materiale della vettura, anzi delle vetture da portare a Villa d'Este, le incognite che avevo erano tantissime. Mesi prima io ho dovuto prendere delle decisioni quindi per farmi trovare preparato, perché alla fine la differenza è stata questa. Abbiamo lavorato tutti intensamente e siamo riusciti ad arrivare al momento opportuno con tutto pronto e tutto perfetto. Abbiamo sviluppato questa vettura esattamente come all'epoca, partendo da una vettura da gara. La nostra vettura da gara correrà la Pikes Peak, quindi Chimera torna al motorsport e vogliamo però regalare anche queste emozioni a chi la guiderà su strada, avendo una collaborazione internazionale, perché questa vettura monterà un motore che viene dalla Svezia, un motore Koenigsegg che fornirà quindi questo propulsore per noi e darà ulteriori emozioni a questa vettura. Certe volte i target e gli obiettivi sono un po' pazzi, però questa è anche la cosa che ci contraddistingue rispetto agli altri. C'è questa voglia di andare avanti sempre nella maniera più efficiente possibile che lega un po' tutte le persone e utilizziamo dei mezzi che chiaramente non sono normali. Insomma, questa è un po' la grande chiave di volta di Chimera, l'efficienza e la capacità di prendere decisioni velocemente. Le difficoltà sono subentrate logicamente sempre verso la fine del progetto, cioè quelle della verniciatura dove non ti puoi permettere di sbagliare, quelle dello shooting dove se succede qualcosa devi recuperare la notte stessa e in queste due auto effettivamente nei vari test nello shooting ci sono state logicamente delle correzioni poi da fare nella verniciatura delle vetture oppure una crepa che è insorta perché nella movimentazione del prototipo è normale che potesse succedere e tu non avevi più tempo per recuperare e però alla fine in una nottata siamo riusciti anche a riprendere in una verniciatura molto complessa il prototipo della K39 e portarla al mattino poi stesso a Como per vincere il premio di Villa d'Este. Il team di carrozzeria ha fatto dei lavori fantastici, l'abbiamo smontata e rimontata non so più quante volte, ma è stato veramente bello poi vederla vincere e sfilare a Villa d'Este e salire sul podio.
veramente una vettura che ci siamo sentiti proprio addosso, no? Proprio come una nostra creatura che piano piano è evoluta, è diventata sempre più bella, sempre più plasmata per l'evento, ed è stata una grande soddisfazione capire che anche agli altri che l'hanno vista abbiamo trasmesso le stesse emozioni che abbiamo provato noi quando è uscita da qua, dal garage la prima volta. Chimera K39, complimenti. Grazie Sandro, bravo. grazie. Well done, complimenti, una macchina amatissima. Non ci credevamo, è stato veramente incredibile, emozionante. Sai, lo realizzi poi con i giorni quello che è effettivamente successo, perché lì per lì sembra incredibile. È un po' una parte della realizzazione del sogno, perché il sogno secondo me non l'abbiamo ancora realizzato, probabilmente quando andremo in pensione realizzeremo il sogno. Però per adesso una piccola parte di questo sogno che è Chimera è stato realizzato, insomma. È stato un entusiasmo importante che hai ricevuto in quel momento quando vedi la foto, che Luca mi ha inviato appunto nella mano il messaggio "You are the winner of", però non è il traguardo quando vinci, l'entusiasmo e la motivazione, ma è il percorso che hai fatto per poterlo raggiungere. Tutto il resto, un po' sei così stanco, un po' hai avuto comunque l'adrenalina nel percorso che hai tracciato per arrivare fino a lì, che forse è quella la vera vittoria di tutti. Io infatti devo dire che ho un gruppo di persone che mi seguono, io so di essere molto duro, so di pretendere tanto prima di tutto da me stesso e dalle persone che lavorano con me, ma ci sono dei ragazzi straordinari sia a Cuneo sia a Rivalta, e penso che la forza di Chimera sia proprio questa, sia avere delle persone che insieme a me prima di tutti credono che i sogni si possono realizzare e che trasformano questo in molto più di un sogno.